Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona. Se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso iniziamo la lettura, partiamo dalle energie principali della vostra settimana, i segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'ambito amore e le relazioni più importanti, il lavoro e le finanze. Troviamo queste nuvolette. Partiamo con un po' di confusione, un po' di incertezza o delle preoccupazioni che magari devono essere attenzionate perché scacciate via. Ricordo che le nuvolette possono essere passeggere e crearci un po' di instabilità o portare quella confusione che magari se riguarda delle cose importanti, allora meglio fermarsi un attimino, non decidere, non prendere grandi decisioni proprio in questo momento, ma aspettare più diciamo in avanti. Con il quadrifoglio nel corso della settimana può ribaltarsi qualche situazione importante perché abbiamo la possibilità di un cambiamento, di possibilità che si aprono, di sorprese, di nuova speranza, anche di ottenere soddisfazioni, una ricompensa, qualcosa di fortuito, forse anche nelle questioni più pratiche, quindi fare un buon affare. E poi troviamo la carta di abbondanza e anche di movimento e fermento perché i pesci ci indicano proprio un passaggio importante nell'arrivo di un qualcosa. Per molti può essere una soddisfazione, per altri una progressione, quindi un miglioramento, per altri un guadagno o comunque un qualcosa che sicuramente può essere positivo. È legata anche agli spostamenti, ai viaggi, quindi buon momento per spostarsi? Assolutamente sì, per chi vuole programmare qualcosa verso il fine settimana. Invece per chi si sta preparando alle vacanze, appunto può essere una fase di preparazione o ancora di programmazione e progettazione per una vacanza futura. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, e quindi Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo anche un po' quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito andiamo ad analizzare amore, coppia single, chi non è interessato o chi vuole anche sapere altre informazioni riguardo le amicizie, famiglia, magari di ascoltare lo stesso, ci possono essere quelle informazioni che cercate. Ovviamente dovete un po' adattarli a quello che state vivendo. Quindi parlando delle relazioni più importanti, soprattutto coppia, abbiamo la genziana, tulipano e la rosa di Natale. Quindi abbiamo un inizio di settimana con qualche conflittualità, l'abbiamo visto, ci sono delle nuvolette, la genziana è soprattutto conflitto interiore, quindi potrebbe essere strettamente personale e quindi non totalmente espresso. Magari ci teniamo alcune cose per noi, è vero, ci possono essere delle divergenze, delle incomprensioni, però passeggere che si risolvono e lo vediamo anche dalla presenza del tulipano e della rosa di Natale che appunto parlano di serenità e quindi anche di situazioni che possono essere abbastanza felici. Quindi se avete esigenza di risolvere un conflitto, di magari farvi aiutare, avrete questo riscontro perché ci sarà la possibilità di rafforzare il legame, forse anche di trovare quell'equilibrio
quell'intesa molto positiva, molto costruttiva per mettersi in gioco anche verso altre situazioni, ovviamente da sviluppare man mano insieme. Per quanto riguarda ovviamente queste potete adattarle anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, per i single che cosa vogliono dire? È vero l'inizio è un po' turbolento, un po' di confusione, un po' di incertezza, dipende da quello che state vivendo, perché se state frequentando una persona, magari questa fase di incertezza può essere legata proprio a questa fase iniziale di conoscenza, ma le cose possono procedere e chiarirsi, e quindi continuare questa frequentazione. Se proprio non c'è nessuno, magari è vero, può esserci un interesse e il non sapere se, la cosa è reciproca o se le cose si possono sviluppare successivamente, vi mette in questa fase di agitazione e di preoccupazione, seppur, leggera. Queste possono indicare o nuovi sviluppi di quelle situazioni che sono già in corso, di questa possibile attrazione, o addirittura di un nuovo, coinvolgimento, quindi una nuova, attrazione. E che cosa possiamo dire? Che magari può esserci anche una persona che può dichiararsi, che può in qualche modo farvi capire che c'è dell'interesse nei vostri confronti. E adesso procediamo con l'altra parte, quella più pratica del lavoro e delle finanze. Già abbiamo visto che qualcosa si sviluppa in senso molto positivo, abbiamo anche la carta del denaro, gran consolazione. Questa carta non solo indica l'opportunità di fare un buon affare, di qualcosa di vantaggioso, ricevere aiuto, sostegno, anche dei consigli che possono essere utili. Si parla di esperienze che siano proficue, quindi vantaggiose sia per questo momento, sia da sviluppare successivamente. Loro consigliano di cogliere al volo alcune circostanze, forse anche delle proposte, perché poi ci potrebbe essere un blocco, una pausa. Questa è positiva se magari ricevendo alcune proposte, alcune indicazioni, vi prendete il tempo giusto per riflettere attentamente, altrimenti potrebbe essere, tra virgolette, dico un po' negativa, perché magari non riusciamo ad intercettare, a cogliere subito delle cose che possono essere vantaggiose e possiamo lasciarcele sfuggire, o addirittura magari possono riguardare situazioni diverse dove abbiamo questi nuovi sviluppi, riusciamo ad avere anche aiuto e sostegno, ma soprattutto possibilità di risolvere le cose più complesse anche nel prossimo futuro, perché alcune cose abbiamo bisogno magari di tempo per realizzarle, però ci possono essere altre situazioni che magari al momento sono ancora bloccate e che possono rimanere bloccate, ma questo magari non dipende da voi. Vi posso dire che semplicemente con questa carta bisogna fare attenzione un po' a quelle dispute lavorative o familiari, un qualcosa che proprio ha a che fare come fondo di discussione il denaro o alcune situazioni pratiche. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!